Eccoci di nuovo qua, siamo Francesca e Roberto di patatofrendi.com. Bentornati sul nostro canale. Sì, se non ci conoscete, conoscevateci. Ma cosa vuol dire quella roba qua? Vabbè, ma dove siamo? Che magari è la cosa più interessante. Siamo a Tbilisi. Again. Sì, perché questa è la nostra seconda volta qua in città, in Georgia, nella capitale georgiana. E questa volta vi facciamo fare un giro della Tbilisi un po' più insolita. Quindi un po' di cose vecchie, un po' di cose nuove, un po' di città, di old city e un po' di dintorni. Vi portiamo con noi a visitare tutta Tbilisi. Tbilisi è una città che racchiude come un guscio molte anime. Mix di passato e futuro, ma anche di occidente e oriente, questa città georgiana, che viene definita come la più incantevole delle capitali del Caucaso, è stata per noi un'autentica scoperta, di quelle che hai voglia di rivedere e condividere per continuare a riassaporarne il ricordo. Tbilisi si trova su un importante attraversamento del fiume Mtkvari, lungo le antiche rotte commerciali che collegavano l'Asia e l'Europa. Dalla capitale della Georgia passavano infatti i mercanti che transitavano lungo la via della seta, portando con sé spezie, tessuti e mercanzie pregiate, ma anche usi e costumi lontani che hanno arricchito l'animo della città, rendendola il centro multietnico e multiculturale che è oggi. Il nostro tour della capitale della Georgia comincia proprio dal suo nucleo più antico, il quartiere termale di Abano Tubani nei pressi del ponte Metechi. Ci troviamo adesso nell'iconico quartiere di Abano Tubani. Dico iconico perché rappresenta Tbilisi. Praticamente è qui che la città, secondo la leggenda, è stata fondata, perché appunto la leggenda parla di questo re che vide durante una battuta di caccia un fagiano entrare in una pozza e uscirne guarito, e quindi capì che quell'acqua aveva qualcosa di particolare e appunto fondò la città. E questo è proprio il quartiere delle terme, le terme sulfuree, quindi con i bagni ancora attivi oggi, che sono quelle cupole che vedete alle nostre spalle. Quindi se venite a Tbilisi lasciatevi un po' di tempo per fare appunto le terme. Dovete assolutamente fare le terme, dillo forte, chiaro. Dovete. I bagni sulfurei di Tbilisi sono parte della storia della città e hanno avuto per lunghissimo tempo un ruolo molto importante nella vita dei georgiani, divenendo luogo dove celebrare occasioni speciali come matrimoni e fidanzamenti. Andiamo a fare i bagni termali, che qua c'è tutta la scelta, per cui puoi fare sono lo scrub, privati. il massaggio. Non a caso, le sale dei bagni più antichi sono molto ampie, affrescate e decorate con mosaici, nonché dotate di ampi salottini con tavoli e poltrone per bere e mangiare in compagnia. Il grande poeta russo Alexander Pushkin le visitò nel 1829 e raccontò in seguito di non aver mai provato nulla di così meraviglioso. Lasciando alle spalle Abano Tubani e la gola con la cascata di Lake Takevi, si entra nel quartiere armeno di Avlabari, dove si trova l'imponente statua a cavallo di Re Gorgasali, uno dei re più amati dai georgiani. Il nostro tour di Tbilisi prosegue, siamo arrivati dove esattamente? Siamo alla chiesa di Metechi. Non si dirà mai così, ma non importa. La chiesa dell'Assunzione della Vergine, la chiesa che sta nel quartiere, sulla rocca, sulla collina del quartiere di Avlabari. Di fatto da qua, oltre a vedersi praticamente tutta la Old Tbilisi con la fortezza, si può anche vedere la statua del fondatore della città di Tbilisi, che non potrete non riconoscere, anche perché la vedrete praticamente da tutta la città vecchia. Quindi veniteci per... Un posto da non mancare. Esatto, sia per scattare qualche foto che per vedere la chiesa. La rocca su cui è edificata la chiesa è considerata sacra perché qui venne assassinato Sant'Abo, il martire di origine araba che si convertì al cristianesimo e che rifiutò di abiurare la sua fede. Le sue spoglie si trovano ancora oggi conservate nella chiesa. Salendo lungo la collina si trova poi il palazzo della regina Darejan.
con il suo meraviglioso balcone turchino da cui ammirare il panorama, meta di fotografi e instagrammer che qui vengono per uno scatto al tramonto. Ad una sola fermata di metro da Avlabari si trova un'altra attrazione poco nota ai turisti, ma che volevamo visitare, la tipografia segreta di Stalin. Per cui decidiamo di prendere la metropolitana e di recarci in quello che fu il covo del dittatore agli inizi del Novecento. In un locale nascosto si trova infatti una stampante tedesca che i rivoluzionari bolscevichi utilizzavano per diffondere le loro idee. La stanza si raggiungeva solo tramite un pozzo esterno profondo circa 17 metri, che dava accesso a un tunnel laterale che conduceva poi sotto l'abitazione principale. La tipografia restò in funzione fino al 1906, ma Stalin stesso, una volta salito al potere, decise di farla diventare un museo che viene ancora oggi gestito da alcuni volontari del luogo. L'ultima tappa del giorno è infine la Cattedrale della Santissima Trinità, colossale chiesa ortodossa realizzata nel 2004 sulla sommità del Monte Elia, dove si trova l'antica chiesa dedicata al profeta. Oggi giornata dedicata ai sobborghi di Tbilisi, quindi prima tappa siamo al Tartar Lake, che come si evince dal nome è il lago delle tartarughe, anche se per ora non ne abbiamo viste, probabilmente fa ancora troppo fresco stamattina e quindi siamo venuti non ci presto. sono. Questo è un laghetto che si trova proprio nei sobborghi di Tbilisi, quindi nella zona del Vakhe, credo, il quartiere Vakhe, qualcosa del genere, che è un piccolo laghetto ed è un'area dove gli abitanti di Tbilisi vengono d'estate soprattutto a fare, insomma, a rinfrescarsi un po' dalle calde giornate. Infatti qui c'è un percorso ad anello che gira tutto intorno al lago, ci sono diverse passeggiate, zone dove rilassarsi, un sacco di bar e ristoranti carini, ed d'estate qui fanno anche dei concerti, quindi se volete prendere un po' di fresco e magari divertirvi o rilassarvi un po' nel verde, questo è un bel posto dove venire. Il lago delle Tartarughe è un piccolo lago di origine sorgiva, situato a circa 700 metri di quota e con una profondità massima di circa 3 metri. In poco meno di 10 minuti a piedi si può raggiungere il museo etnografico all'aperto, creato nel 1966 da Georgi Kitaia e che si sviluppa su un'area di 50 ettari che racchiude circa 70 abitazioni tipiche provenienti da varie parti della Georgia. E proprio sotto al Tartar Lake, praticamente poi raggiungibile con la funicolare o con la zipline se siete ardimentosi, c'è il Vakhe Park, che è il più grande parco di Tbilisi, fondato nel 1946, e poi giuro che il momento Wikipedia è esatto, finito. lo stavo per bloccare, perché in realtà magari vi interessa sapere perché venire qua. Venite Vero. qua soprattutto se è estate, avete voglia di fresco, ci sono un sacco di alberi, ci sono le fontane, se avete i bambini ci sono playground liberi, giostre, gonfiabili, aree giochi, macchinine, insomma per passare un pomeriggio, insomma qualche ora, soprattutto quando fa caldo, tutti insieme, è il posto perfetto. Tra l'altro anche scenografico, sì, quindi anche gli instagrammer potrebbero amarlo. Quello là è il monumento al milite ignoto, quindi con le bandiere della Georgia, insomma vabbè, è uno bello, dei posti per venire magari fuori dalle rotte, dove venire a Tbilisi. Questo parco è stato fondato nel 1946 e qui si trova il monumento alla memoria dedicato alla Seconda Guerra Mondiale. Oltre ai viali ombreggiati dove passeggiare, c'è anche un piccolo Luna Park che farà felici i bambini. In questo
momento invece siamo all'Easy Lake, che è un'altra delle gite, diciamo così, fuori città, quindi fuori dal centro storico di Tbilisi. Si arriva anche in questo caso con una mezz'ora di mezzi, se avete la macchina è più facile, oppure potete prendere, insomma, affittare un driver, la macchina di un driver che vi porta sicuramente fino a qui in modo facile. Ma perché si viene qui? E perché questo è un parco molto tranquillo, dove magari mettersi qui in spiaggia a fare un po' di relax, oppure a fare la passeggiata o bicicletta, perché c'è tutto un percorso ciclopedonale che gira tutto intorno al lago. Poi ci sono i bagni, bagni termali. Non i bagni. Sì. No, dovete andare a far pipì dall'altra parte. Che sono i più recenti della città di Tbilisi, e c'è persino l'Hard Rock Café, quindi potete venire anche qua di sera per fare, insomma, un po' di relax a suono di musica. Ovviamente non mancano ristorantini, chioschi e quant'altro. Parchi gioco, di tutto. Esatto, anche per i bambini, molto bello. Bello. Ve lo facciamo vedere. Il giorno successivo decidiamo di esplorare la città a piedi, partendo dalla vivace via pedonale di David Agmanishvili, che si trova poco distante dalle fermate di Marjanishvili. Da qui, percorrendo il famoso Ponte Secco, si attraversa il mercato delle pulci di Tbilisi, dove, tra i banchetti di venditori di souvenir, è ancora possibile trovare gente del posto che mette in vendita oggetti autentici risalenti al periodo sovietico. Poco distante si trova invece un altro mercato, quello di piazza Orbegliani, dedicato ai fiori. Siamo adesso arrivati a Orbegliani Square, dove c'è il mercato dei fiori. Cioè il mercato in realtà in questo momento è fuori dalla piazza perché stanno facendo dei lavori di rinnovo, poi sarà bellissimo perché hanno fatto proprio tutta un'area dedicata a questo e lo Però è bello anche così, devo tutti dire. i giorni, cioè Tutti i adesso ci giorni. leviamo perché siamo nella strada. Siamo vicinissimi al nucleo antico della città e quindi decidiamo di avventurarci nel dedalo dei suoi vicoli che custodiscono alcuni antichi edifici bisognosi di restauro, ma anche per questo ricchi di fascino. Queste case sono per la maggior parte di proprietà privata, ma il comune ha lanciato un programma di sostegno per il recupero e la ristrutturazione e pian piano questi edifici stanno tornando al loro antico splendore. Seguendo la via pedonale Shafteli, ci si imbatte nella curiosa e sbilenca Torre dell'Orologio, che fa da ingresso al Teatro Gabriadze, famoso per mettere in scena spettacoli di marionette solo apparentemente per bambini, ma che in realtà trattano della mancanza di libertà intellettuale durante il regime sovietico. Passando la vivace Erekle Second Street, piena di locali e ristoranti, si trova la cattedrale di Sioni, una delle più antiche della città, eretta nel V secolo dal fondatore di Tbilisi Vakhtang Gorgasali, che conserva la croce di Sant'Anino, colei che convertì la Georgia al cristianesimo.
Di fronte a voi, dietro di noi, c'è uno dei panettieri più buoni di Tbilisi, ma di fronte a noi, quindi dietro a voi c'è il museo di storia, eccolo qua, che andremo a visitare adesso. Questo è un antico caravanserraglio e all'interno adesso ci sono gli allestimenti del museo. Al piano inferiore si trovano alcuni laboratori artigianali e showroom di prodotti georgiani di ottima qualità, mentre i 2 piani superiori sono dedicati al museo che ospita la collezione di modellini, antichi costumi tradizionali e ricostruzioni di botteghe della Tbilisi del XIX secolo. Prima di dirigerci verso il Ponte della Pace, puntiamo però verso un altro luogo amatissimo dagli Instagrammers, la Kaleidoscope House. Si tratta di un'antica casa di legno del XIX secolo, caratterizzata da vetrate colorate, le cui origini sono ancora misteriose. In tutta Tbilisi, infatti, questa è l'unica abitazione decorata con queste finestre in stile vittoriano, ma non è noto né chi la costruì né chi ci vivesse. Il Ponte della Pace, progettato dall'architetto italiano Michele De Lucchi, vuole essere la metafora di un ponte tra le tradizioni millenarie della vecchia Tbilisi e l'avveniristico quartiere Riche, simbolo delle ambizioni di un paese proiettato verso il futuro. Prendiamo la funivia che sale alla fortezza, questa qua. Siamo appena entrati nella fortezza di Narikala. Narikala. Che è in cima alla città di Tbilisi. Esatto, da qui si gode di uno splendido panorama. E si può arrivare anche a piedi. Abbiamo il fiatone, nonostante nonostante siamo arrivati con la funicolare. Però se avete le gambe allenate potete venire a piedi oppure scendere fino ad Abano Tubani. Qui ci sono anche i Botanic Garden che andremo a vedere dopo. In georgiano, Narinkala significa fortezza inespugnabile e questo appellativo deriva dal fatto che la Georgia riuscì a resistere per diversi secoli alle invasioni dei mongoli, anche grazie a questa cittadella fortificata. I danni maggiori furono tuttavia causati nel 1848 durante il dominio dell'impero russo a causa dell'esplosione di un deposito di polvere da sparo, che portò all'abbandono di quest'area fino agli anni 90 del secolo scorso. Qui sulla collina di Narikala. Qui siamo ragazzi sulla collina di Narikala sempre, dove ci sono i giardini botanici, ma alle nostre spalle c'è uno dei simboli di Tbilisi e in generale della Georgia, che è la statua colossale della madre Georgia. Kartlis Deda, questo è il nome georgiano, accoglie i visitatori con la coppa e la spada.
In questo momento ci troviamo nei Botanic Garden, che si trovano proprio sotto la fortezza di Naricala. Naricala, sbaglierò sempre. Naricala sa un po' di finlandese. Naricala, vabbè. Comunque i giardini sono immensi, ovviamente il momento migliore per vederli è la primavera, ma adesso siccome siamo in autunno andiamo a cruisare a vedere che cosa c'è. Vero. Sono veramente grandissimi, tant'è che all'ingresso si può noleggiare le macchinette, quelle elettriche per visitarli, quindi noi andiamo a piedi. Ci sono anche, per la verità, i ticket, quelli mensili o semestrali, se state qua, volete trasferirvi in Georgia, magari può essere. A Tbilisi. No, c'è anche il ticket familiare però, Quello esatto, potrebbe essere conveniente. Una cosa importante è che se venite qui con i bimbi, appunto con 2 bimbi, avete diritto ad acquistare il ticket familiare, che è un modo per risparmiare. Adesso vi portiamo con noi a vedere i giardini. C'è anche la cascata. Il riconoscimento di Botanic Gardens è arrivato nel 1845, ma già dal 600 qui esistevano giardini con erbe medicinali, orti e frutteti, proprio grazie alla presenza di acqua e di un favorevole microclima. E dall'aeroporto di Tbilisi si conclude il nostro video dedicato a Tbilisi, appunto, sulla città. Se vi è piaciuto questo video lasciateci un like, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, così non vi perdete i prossimi video che faremo sulla Georgia e non solo. Faccio così perché se non schiacciate la campanella e non attivate le notifiche non vi arriva niente. E mi raccomando, seguiteci anche sotto i nostri canali, sul blog che trovate linkato qui sotto, su Instagram, su Facebook, insomma siamo dappertutto, quindi seguiteci. Esatto, su Instagram trovate tutte le nostre foto live, sul blog invece trovate i racconti che approfondiscono i video, tanto siamo sempre patato friendly. E se avete qualche domanda lasciatecela nei commenti. Ciao!